Eccoci qui ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi andiamo avanti a guardare insieme la terza e l'ultima emissione per quanto riguarda il 700° anniversario della scomparsa di Dante Alighieri. Moneta, devo dire, veramente fatta molto bene, una moneta molto bella, ovviamente moneta con elementi colorati, ma non è solo la moneta ma anche tutta, diciamo, l'emissione in sé è veramente fatta molto bene, come devono essere un po' tutte le emissioni per quanto riguarda il mondo del collezionismo. Ne avevamo già parlato l'altra volta. Infatti abbiamo una missione con scatola, confezione e certificato e guardate quanto è bella la scatola, fatta veramente bene. Questa emissione devo dire che la Zecca ha lavorato benissimo, molto bene, sia per quanto riguarda scatola, confezione e certificato, ma sia per quanto riguarda anche la moneta, e devo dire che hanno fatto un grandissimo capolavoro, veramente una moneta eccezionale, veramente un'emissione spettacolare, ed è questo che la nostra Zecca deve fare, perché è capace di farlo, ha le possibilità, ha le persone e devono andare avanti con questo sistema, non che fanno a volte delle emissioni che sono veramente, diciamo, pietose per quanto riguarda le emissioni per i collezionisti. Andiamo avanti a guardare insieme questa ultima emissione. È un'emissione che è uscita già da un bel po' questa moneta, ma non ho avuto tempo di fare il video. Come potete notare, questa è la parte frontale della scatola, devo dire veramente fatta bene. Qui abbiamo il tema della moneta in questa posizione qui troviamo il ritratto, diciamo il profilo di Dante Alighieri in questa posizione, che poi lo troviamo anche sulla moneta. Qui avete 5 euro, cioè qui abbiamo 5 euro argento FTC fior di conio, perché è una moneta comunque in fior di conio con elementi colorati. Collezione 2023, facciamo attenzione. Qui avete i lati della scatola, guardate, continua il disegno come fatto bene, poligrafico e Zecca dello Stato italiano in questa posizione qui. Qui abbiamo il dritto e la rovescia della moneta, che poi lo andiamo a vedere e lo vediamo a visionare insieme. Un po' di dettagli tecnici, ma lasciamo stare perché li guardiamo nel certificato. Qui abbiamo Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, cioè è un'emissione ufficiale della nostra Zecca. Andiamo avanti, guardiamo anche qui il tema della moneta in questa posizione. Sul rovescio della scatola troviamo le specifiche tecniche, ma come vi ho detto li andiamo a vedere meglio nel certificato, li abbiamo sia in italiano sia in inglese. Qui, se volete andare ad acquistare direttamente la nostra Zecca, vi ricordo sempre shop.ipzs.it in questa posizione qui, per chi volesse andare ad acquistare direttamente la nostra Zecca. Andiamo a guardare insieme l'interno. Troviamo la confezione con lo stemma della Repubblica con i filamenti argentati, e come vi dicevo abbiamo veramente un'emissione eccezionale. Qui ho anche le due altre emissioni che poi gli diamo un'occhiata veloce insieme. Guardate quanto è bella anche la confezione, stemma della Repubblica nel centro, filamenti argentati, un po' come tutte le altre confezioni. Qui troviamo il certificato e la moneta, e come vi ho detto hanno fatto veramente un grandissimo lavoro. Guardate il certificato colorato fatto veramente bene, che richiama un po' tutta l'emissione. Guardate la scatola in questo caso. Andiamo a guardare l'interno, perché abbiamo un certificato con 4 pagine, diciamo, dove questa è la parte frontale e qui abbiamo le altre pagine. Sul lato sinistro le prime 2 pagine sono dedicate, diciamo, alle descrizioni in italiano per quanto riguarda il dritto e rovescio della moneta. Sul lato destro troviamo tutte le descrizioni in inglese. In fondo troviamo le specifiche tecniche in inglese in questa posizione qui, e invece qui troviamo le specifiche tecniche in italiano, che adesso noi andiamo a vedere insieme. Come potete notare, valore nominale 5 euro in questa posizione qui, metallo argento, titolo 925, fate attenzione, peso 18 grammi, diametro 32 mm, finitura a fior di conio in questo caso, bordo graduatura spessa continua, fate attenzione, tiratura 6.000 pezzi, ed è una moneta che è andata veramente alla grande questa, né? Autore Claudia Momoni, grandissimo lavoro, complimenti alla Claudia Momoni perché ha fatto veramente un ottimo lavoro, grandissimo lavoro. Qui volevo farvi vedere l'ultima pagina, una curiosità, perché in fondo qui troverete il numero della vostra emissione in questa posizione qui, 991 in questo caso è la mia, 6.000 pezzi totali, ok, in questa posizione qui. Fate attenzione anche ai certificati, che sono veramente molto importanti. Andiamo a guardare adesso più da vicino la nostra moneta, lo andiamo a visionare insieme. Sapete che il dritto della moneta è un po', cioè è stato uguale per tutte e 3 le emissioni, perché comunque troviamo nel centro della moneta il profilo di Dante Alighieri, particolare ispirato da un'opera di Sandro Botticelli, che è una collezione privata.
diciamo, nel giro la scritta Repubblica Italiana, che chiude con una stella in questa posizione qui. La finitura in fior di conio si nota molto bene perché non brilla tantissimo. Comunque la moneta è veramente molto molto bella. Guardiamo insieme il rovescio, dove devo dire hanno fatto veramente un grandissimo lavoro, un grandissimo capolavoro, devo dire. Guardate quanto è bella la moneta con gli elementi colorati. Devo dire che è la moneta più colorata di tutte e tre questa, fatta veramente molto molto bene, che a me sinceramente le monete con elementi colorati non mi sono mai piaciute tanto, ma questa mi piace veramente tantissimo perché è fatta veramente con un sistema eccezionale. Come potete notare troviamo rappresentazione del paradiso con il cielo, il sole e le stelle, su cui si evidenzia sopra un letto di nuvole in questa posizione qui, che non è colorato in questa posizione. Guardate i dettagli che ha questa moneta. Poi diciamo troviamo per quanto riguarda la raffigurazione è un particolare degli angeli del paradiso a fresco di Giotto, fate attenzione, realizzata una cappella degli Scrovegni di Padova. Cioè questa raffigurazione che troviamo nella moneta, diciamo nel centro della moneta o su tutta la moneta. Per quanto riguarda invece nel giro, fate attenzione, troviamo la scritta, il verso, l'amor che muove il sole e le altre stelle. Una parte è scritta nel campo colorato, l'altra parte prosegue fino ad arrivare in questa posizione qui. Questo verso chiude anche la cantica del paradiso, facciamo attenzione. Per quanto riguarda invece il valore nominale 5 euro, si vede molto bene in questa posizione qui. La lettera R della zecca di Roma lo troviamo in questa posizione, guardate, si vede molto bene. Poi qui abbiamo il conio 2023, vediamo se riusciamo ad avvicinarlo ancora un po', a metterla a fuoco dove vediamo meglio i dettagli. Guardate quanto è bella questa moneta, e qui avete Mommoni, l'autore in questa posizione, si vede molto bene. Moneta eccezionale, grandissimo lavoro anche per quanto riguarda tutta l'emissione. Guardiamo il bordo, che abbiamo una quadratura spessa continua, c'era scritto anche nel certificato. Per quanto riguarda le altre monete, adesso ve li faccio vedere. Qui abbiamo la prima emissione, guardate qua la differenza tra una e l'altra, questa è la prima emissione Inferno. Poi abbiamo Purgatorio in questa posizione qui, adesso vi faccio vedere tutte e tre, e qui questa è la terza moneta, quella meno colorata comunque è quella del Purgatorio, che è la seconda emissione. Per quanto riguarda invece il prezzo di emissione, fate attenzione, è uscita dalla zecca a 70 euro, questo è il prezzo di emissione. Ha avuto un grandissimo successo perché è stata esaurita in poco tempo, oggi non è più disponibile presso la nostra zecca. Negli negozi della numismatica prima di Natale si trovava tra i 85 e i 90 euro, sto guardando poi i prezzi in questi giorni perché il video l'ho fatto questa settimana e i prezzi stanno andando un po' su, infatti hanno superato che i 100 euro. Guardate un po' in giro, forse se volete acquistare la moneta riuscite ancora ad acquistare tra i 85 e 90 euro. Ovviamente dovete metterci anche le spese di spedizione se non andate voi di persona a comprarle, perciò fate attenzione un po' ai prezzi. Insomma, questi sono i prezzi che girano adesso da noi in Italia. Bene, per oggi è tutto, ditemi cosa pensate di questa bellissima moneta, ditemi se avete tutte e tre le monete, se le avete già acquistate, e niente, io vi ringrazio, vi saluto e come sempre noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao e grazie a tutti.